Il tuo plettro preferito continua a scivolarti dalle dita quando cominci a sudare un po', ma non riesci ad abbandonarlo per un modello con più grip? Sono Pietro di Accordo.it e ti propongo due soluzioni a costo zero, o quasi. Per la prima potrai usare un tubetto di vernice atossica, di quella che si usa per l'end painting, un batuffolo di ovatta o un pennello a setole morbide e per un risultato più preciso una striscetta di nastro adesivo, scotch di carta o simili. Io ho voluto usare un po' di scotch per proteggere la punta del plettro e per essere sicuro di stendere la vernice con maggior precisione. Se ti piace usare anche le punte più arrotondate, ti basta coprire anche quelle con lo scotch. Sporca la punta del pennello o un po' d'ovatta con un goccio di vernice e fai la prima passata. Poi lascia asciugare. Usa una molletta per aiutarti. Già così dovresti sentire una bella differenza, ma per evitare che la vernice venga via troppo facilmente e per un risultato estetico più gradevole, puoi passare qualche mano extra, sempre aspettando alcuni minuti perché ogni strato si asciughi. Alla fine dovresti avere qualcosa del genere. Il bello della vernice per l'end painting, la pittura con le mani, è che non è pericolosa per la pelle, aderisce bene anche alle superfici lisce e crea uno strato sottile ma satinato al tatto, quasi felpato. Di contro, a lungo andare potrebbe venir via, ma di solito accade quando la punta del plettro è già bella che è andata e ti toccherebbe sostituirlo comunque per l'usura. Per la cronaca, è lo stesso tipo di vernice che ho usato per dipingere lo chassis dell'amplificatore che trovi quassù tra le schede. Per la seconda avrei bisogno di un trapanino tipo Dremel a bassa potenza e con una punta sottile. La soluzione col Dremel è permanente, quindi hai un pensiero in meno, ma potresti non preferirla se hai l'ansia di rovinare il plettro o perché di fatto dà un po' meno grip della vernice. Questa è ancora più facile, devi solo segnare tutta la superficie del plettro con la punta del trapano. Puoi passarlo da parte a parte o solo inciderlo, e più sarai sporco, più la superficie sarà ruvida e acquisterai presa. Anche qui ho preferito usare dello scotch, più che altro per ricordarmi di non andare mai oltre quel punto. Spero che questa pillola ti sia stata utile. Se usi altri sistemi per avere maggior presa sul plettro, facceli sapere. Commenta qui sotto e nell'articolo su Accordo che trovi tra le schede. Alla prossima!